Namu-myoho-renge-kyo, Namu-myoho-renge-kyo, Namu-myoho-renge-kyo. Grazie. Il titolo di questo discorso di Dharma è diverso da quello che avevo programmato e che avete visto nel calendario mensile. Lo farò più in là. Il titolo del discorso di Dharma di oggi è Smettiamo di essere guardiani del deserto. Vorrei condividere con voi un concetto sul quale ho riflettuto molto ultimamente. Partiamo dal fatto che noi, che ci dedichiamo a diffondere l'insegnamento del Buddha, siamo, prima di tutto, esseri umani. Anche se abbiamo stabilito un ideale così alto, che è quello di propagare il Dharma e conseguire l'illuminazione, essere umani significa essere imperfetti e quindi essere soggetti a errori, il che non è una colpa, ma è la nostra realtà, semplicemente perché, come dico sempre, se fossimo perfetti non saremmo rinati in questo mondo, ma avremmo conseguito l'illuminazione, non saremmo qua, semplicemente, va bene? C'è una frase di Confucio che mi ha fatto riflettere molto. Confucio ha detto: il nobile aiuta a realizzare il bene negli altri. Stiamo vivendo in un periodo in cui l'occhio critico è altamente affilato. C'è una grandissima ipersensibilità al difetto. Siamo sempre attenti a guardare tutto quello che fanno gli altri, ma in realtà con una grande superficialità, quasi con una mania ossessiva stile Grande Fratello, vorrei dire. Ma adottando questo atteggiamento rischiamo di diventare, appunto, guardiani di un deserto. Se osserviamo gli altri con l'unico scopo di trovare il loro punto debole, allora state tranquilli che alla fine tutti appariranno deboli e nessuno avrà più il coraggio di alzarsi e di fare qualcosa di grande. Aggiungo anche un altro punto di vista. Siamo veramente sicuri che il nostro occhio critico sia così infallibile? Siamo sicuri di conoscere una conoscenza sufficiente, per non parlare di saggezza sufficiente, per esprimere un giudizio? Abbiamo delle basi solide oppure parliamo per sentito dire? Ancor prima, siamo sicuri che il nostro giudizio effettivamente sia stato richiesto? Dobbiamo esaminare noi stessi molto a fondo, perché l'autoesame e l'osservazione priva di illusioni è la base della pratica buddista. In che modo questa frase di Confucio si allinea al pensiero del Sutra del Loto? Se analizziamo bene questa frase, cioè il nobile aiuta a realizzare il bene negli altri, vediamo che è un invito a utilizzare l'occhio del Bodhisattva e pensare e dire: questa persona ha questa specifica luce, questo coraggio particolare, questa perseveranza, e lo dobbiamo riconoscere apertamente. Se vediamo questa frase come un precetto morale, non andiamo da nessuna parte, la dobbiamo vedere come una pratica compassionevole condotta nell'ottica della saggezza. Allora non solo sosterremo quell'individuo, ma educheremo l'intera comunità a vedere e a valorizzare il bene altrui. Dobbiamo sempre guardare un po' più in là.
Nel capitolo 28 del Sutra del Loto, il Bodhisattva Samantabhadra Phugeng mostra la sua intenzione protettiva e dice: proteggerò la persona che custodirà questo sutra in modo che nessuno potrà approfittare dei suoi punti deboli. Questo voto di Phugeng non significa nascondere gli errori nell'ipocrisia, tipo mettendo la polvere sotto il tappeto, no? Ma di creare uno spazio sicuro all'interno del quale il bene possa germogliare senza essere subito stroncato da un giudizio distruttivo, va bene? Immaginate come se ci fosse un contadino che fa una grandissima fatica per piantare un seme. Se ci fossero dei passanti che subito, appena vedono una foglia un po' più appassita o un solco imperfetto, gridassero al fallimento e calpestassero il campo, ma tutto il sudore del contadino sarebbe vano e nessuno potrebbe godere del frutto del raccolto. Allo stesso modo, se coloro che cercano sinceramente di diffondere il Dharma vengono continuamente sminuiti, criticati per ogni imperfezione o per i loro presunti errori, allora lo sforzo collettivo per il bene si inaridisce veramente e si arresta la propagazione del Dharma in questo modo. Però, come sempre, sorge una domanda importante. Se noi ricerchiamo il bene in quest'ottica, significa perdonare e lasciare andare ogni errore? Assolutamente no. La pratica del Bodhisattva Phugeng, cioè proteggere per non approfittare delle mancanze, non è mica un lasciapassare per l'indulgenza, no? Lasciare che un errore persista e che cresca non è assolutamente vera compassione, ma è negligenza e in realtà è perfino ostilità verso la persona che commette l'errore e ostilità verso la propagazione del Dharma stesso. Perché il Buddha insegna che essere accomodanti in realtà è un atto di avversione e non di compassione, perché si priva l'altro della possibilità di essere corretto e la possibilità di riconoscere il proprio errore e di conseguenza la possibilità di crescere e di sviluppare. È necessario distinguere chiaramente tra l'errore che deve essere corretto, rimarcato, rimproverato, siamo una parola un pochino più dura, non lo so, e il bene che invece è da riconoscere, da incoraggiare, da far risplendere. Il rimprovero poi alla fine è per l'azione sbagliata, non è una condanna della persona stessa. In uno scritto, Nichiren Shonin cita una frase del Gran Maestro Dengyo e dice: in generale, in caso di comportamento ingiusto, un figlio deve ammonire un padre e un ministro il suo signore. In verità sappiate che questo accade anche tra maestro e discepolo. Il discepolo deve ammonire il maestro quando sbaglia. Questo mi porta a ricordare il rapporto tra Nichiren Shonin e il suo maestro Dosenbo. Nichiren Shonin ha sempre nutrito grande gratitudine per il suo vecchio maestro, ma non per questo lo ha assecondato, assolutamente. Se lo avesse fatto, avrebbe finito per essere un monaco della terra pura e non avrebbe lottato tutta la vita e non avrebbe seguito il Buddha Eterno Shakyamuni. Aiutare a realizzare il bene e correggere gli errori sono in realtà due facce della stessa medaglia della compassione. Si rimprovera con l'intenzione di purificare e si incoraggia con l'intenzione di far fiorire. E quindi l'obiettivo finale non è umiliare, ma elevare, dicendo all'altro: tu hai questa caratteristica, fai risplendere questa tua virtù ancora di più, l'errore che hai commesso in realtà può essere trasformato e non definisce chi sei. Questo
è il modo corretto di agire dall'ottica buddista ed è il voto del Bodhisattva Fugen, che non protegge l'errore, ma protegge lo spazio della crescita affinché il Dharma possa fiorire e il coraggio di chi insegna non venga spento da critiche senza senso. Quindi, cari miei amici di Dharma, come possiamo vivere questo insegnamento quotidianamente? 1. Allenate il vostro sguardo a cercare la virtù negli altri, perché un sincero riconoscimento è un fertilizzante potente per lo spirito. 2. Siate dei protettori, non dei giustizieri. Quando vedete un errore in chi diffonde il Dharma, chiedetevi prima di tutto se avete sufficiente saggezza per esprimere un giudizio e soprattutto se proprio dovete esprimere un giudizio, chiedetevi: ma il giudizio è stato richiesto? E poi la domanda ancora più importante: la mia eventuale correzione nasce dal desiderio di elevare o di umiliare? Desidero che la mia parola spenga il desiderio di propagazione o che elevi, che purifichi il desiderio di propagazione? Poniamoci queste domande. Quindi mi auguro che possiate riflettere su quanto ho detto e che i nostri pensieri, le nostre parole e le nostre azioni creino un terreno fertile in modo che il Dharma possa fiorire rigoglioso e benefico per la salvezza di tutti gli esseri. Grazie per avermi ascoltato, recitiamo Daimoku 3 volte per concludere. Namu Myoho Renge Kyo, Namu Myoho Renge Kyo, Namu Myoho Renge Kyo. Grazie a tutti, grazie.